Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia e sono la persona che ti insegnerà ad utilizzare il value investing nelle tue strategie di investimento per investire con successo e con buoni rendimenti. Questa settimana ti voglio parlare delle differenze tra investimenti attivi ed investimenti passivi. Se ne parla molto ed è secondo me interessante capire le differenze. Allora, un investimento attivo prevede che cosa? Che l'investitore faccia qualcosa. Il qualcosa che deve fare è essenzialmente imparare un metodo per investire, selezionare degli asset da comprare e decidere quando comprarli e quando venderli. Un esempio di investimento attivo è quello che propongo io con il value investing, in cui tu scegli praticamente da un minimo di una, due, al massimo di 5 o 6 aziende che studi in una certa maniera, definisci un valore che è il prezzo corretto di quell'azienda e comprerai le azioni dell'azienda quando queste saranno più basse almeno del 20% del value, del prezzo che tu hai definito, per poi aspettare che il prezzo salga oltre il value e vendere ad un certo punto realizzando un profitto. Questo prevede quindi un'attività che è quella di imparare una metodologia, di applicarla, quindi definire in che cosa si voglia investire, decidere di comprare, decidere di vendere. Ok, tutto questo appunto richiede un'attività da parte della persona, per questo appunto questo tipo di investimenti si chiamano attivi. Un investimento passivo, anche se passivo al 100% non è considerato quel tipo di investimento in cui si comprano degli asset finanziari che replicano degli indici di borsa. Come si chiamano questi asset? Si chiamano ETF, Exchange Traded Fund, Index Fund, e quindi sono degli asset o dei fondi indicizzati che vanno a copiare un indice di mercato. Charlie Munger, il mitico socio di Warren Buffett nella Berkshire Hathaway, ha detto un giorno: se non puoi battere il mercato, sii tu il mercato. Con gli fondi indicizzati effettivamente tu puoi essere il mercato, nel senso che il tuo investimento non potrà superare il mercato, ma neanche potrà andare sotto il valore di mercato. Per darti un'indicazione di rendimenti, un investimento in un fondo indicizzato o in più fondi indicizzati può dare dei rendimenti negli anni dell'ordine del 4, 7, 8%, quindi dei rendimenti decisamente interessanti e anche con spese cioè costi di investimento molto bassi, perché questi fondi sono completamente automatizzati, sono semplicemente gestiti da calcolatori che in base a quanto entra a livello di quote che vengono comprate vengono redistribuite in tutte le azioni del fondo. Quindi in questo anche si realizza una diminuzione del rischio. Ok, quindi spero che queste due concetti ti siano stati di interesse. La mia domanda per te a questo punto è: che tipo di investitore sei? Vuoi essere un investitore attivo o un investitore passivo? Avrò la possibilità di insegnare ambe le cose, quindi in questo ti tranquillizzo e spero che questo video ti sia stato di interesse e ti aspetto alla prossima.